Bentornati su Offscreen, Leonardo, Giuliano. Allora, l'argomento di oggi è un po' tosto. Molto molto tosto, però andava fatto. Andava fatto perché in questi anni Satoshi Kon, regista di cui oggi vogliamo parlare, è tornato spesso al cinema e nel periodo in cui stiamo registrando deve ancora uscire, ma hanno annunciato che riuscirà a Millennium Actress. Non so quando vedrete questo video, però probabilmente spero di riuscire a montarlo nel tempo breve. Quindi, Satoshi Kon. Era un video che andava fatto perché diciamo che la sua grandezza non può passare inosservata. Ha, diciamo, dettato quelle che sono un po' le basi del cinema d'animazione moderno inizio anni 2000, anche se troviamo dei suoi capolavori poco prima degli anni 2000, e quindi è importante parlarne sempre proprio perché secondo me non ha ancora il successo che merita, nonostante sia diventato molto famoso e purtroppo anche dopo la sua morte è diventato ancora di più famoso. Quindi diciamo il problema di Kon è che noi diciamo che è un video tosto perché Kon muore nel 2010, ha 40 e rotti anni, sì, giovanissimo, cancro al pancreas se non ricordo male. E il problema però qual è? È che Kon ha fatto una produzione piccola ma talmente pregna di contenuti che è una di quelle cose in cui probabilmente il cinema non si riprenderà mai dalla morte di Kon, no, almeno il cinema giapponese. Esatto, ma hai detto bene, e ogni suo film, ogni suo contenuto, ogni sua opera è un capolavoro. Sono tutte opere ricercate, inizialmente non per tutti perché ha uno stile particolare, uno stile che gioca molto sulla realtà e sulla fantasia, quindi a primo impatto può anche magari scuotere un po' lo spettatore, però come portava lui, il suo modo di portare il cinema è unico. È assolutamente unico e va anche oltre all'animazione, perché i suoi film sono film d'animazione, ma a livello di montaggio, di contenuto, di come viene raccontata la storia, sono praticamente dei film dove ancora di più l'animazione deve essere considerata come una vera e propria tecnica. Sono dei film veramente per tutti e sono grandi tanto quanto i live action. Vero, cioè una cosa da dire è che sicuramente per quanto ha influenzato Kon, magari poi lo vediamo meglio dopo, c'è anche il fatto da dire che credo che solo lui e penso Otomo sono stati così importanti non solo per il Giappone ma anche per vendere il prodotto animato giapponese all'estero. Perché come Akira arriva negli anni '80 all'estero e diventa una vera e propria bomba atomica sul mercato, per fare una citazione incredibile. Così come Kon quando arriva sul mercato, il primo film di Kon, che è Perfect Blue, film del 97, Aronofsky l'ha citato più e più volte, l'ha detto più e più volte che è uno dei suoi film preferiti in assoluto, è uno dei film che gli ha dato di più in assoluto, però magari ne parliamo meglio dopo perché intanto effettivamente Satoshi Kon da dove parte? Allora, Satoshi Kon parte come la maggior parte dei grandi autori giapponesi come un mangaka. Non ha fatto tantissimi manga, uno, due, credo. sì, credo un paio, però già in quei primi suoi manga si capisce il suo approccio cinematografico, proprio dall'impostazione delle tavole, della storia, dal disegno. Quindi diciamo subito che il cinema è un qualcosa che fa parte di lui già da subito. Poi ovviamente va anche detto che lui è un grandissimo conoscitore del cinema, infatti nelle sue più grandi opere troviamo tantissimi registi famosi da Fellini, Hitchcock, De Palma anche. Quindi è importante dire che questa concezione, questa visione più ampia, che non è solo quella del fumetto, ma in questo caso anche quella del cinema, c'è sempre stata. Questa sua passione, questo suo amore per il cinema lo ha portato ovviamente a cambiare medium, a cambiare il suo modo di raccontare le proprie storie e quindi inevitabilmente è passato a fare le prime opere d'animazione, prima su tutte la collaborazione con Otomo, con Memories, questo film che si compone di 3 episodi che sono, possiamo dire, 3 film differenti. Vedetelo perché è bellissimo, perché è molto bello. Cioè è un prodotto incredibile. Del 95. Del 95. Lui fa la sceneggiatura del primo episodio che è Magnet Rose, che è esatto. fantascienza pura a livelli altissimi, veramente altissimi. Ed è subito riconoscibile, nonostante sia la sua prima opera, nonostante non sia sua la regia, però c'è comunque la sua mano e quindi già da quello, già dai suoi disegni,
si influenzano tutti i vari settori come la fotografia, la regia e diciamo tutta la messa in scena, il montaggio, eccetera. Quindi è importante vederlo, almeno allora sono belli tutti e tre gli episodi. Il secondo è bellissimo. Esatto, sono belli tutti e tre perché sono anche molto, se vogliamo, sociali, politici, hanno sempre un secondo fine. Però per vedere come ha lavorato all'inizio è molto importante perché si capisce già il suo tratto, ecco, diciamo Sì, così. tantissimo. Che poi rivedremo poi successivamente, dopo 2 anni, in Perfect Blue. Che il Perfect Blue si fonda su una cosa che lui già aveva messo in Magnet Rose, ovvero che cos'è l'individuo. Lui lavora tantissimo sull'alienazione dell'individuo, sulla psicologia dell'individuo, sulle donne. Perché se vediamo i film di Con, nella maggior parte dei film c'è un protagonista donna. E non ha quella paura, quel timore di raccontarla per magari andare, diciamo, incontro a problemi. No, lui mostra tutte le fragilità, tutte le insicurezze, tutti magari i lati più nascosti, ma questo non solo della donna, della società alla fine, che può essere quella giapponese, che noi vediamo una critica alla società giapponese in praticamente tutte le sue opere, ma anche la società al di fuori del Giappone, la società come concetto. Quindi è anche da sottolineare questo suo coraggio e questa anche sua bravura nel raccontare le cose più buie, le cose più oscure, che si fa proprio fatica soltanto a citare. Perché infatti di che parla Perfect Blue? Parla di questa ragazza idol Mima, che decide tramite il suo agente di provare a sfondare nel cinema e nelle serie TV. Il problema però qual è? È che già effettivamente ti mette subito un paletto, perché dice le idol in Giappone sono considerate veri e propri soggetti. Cioè sono lì, devono cantare e ballare, sono delle bamboline che lo devono fare, hanno i loro stalker, hanno tutti quelli che le odiano, eccetera. Lei, facendo questo salto in più in questa serie televisiva, in cui lei praticamente è come se entrasse veramente anima e corpo, perché il problema di Mima è il fatto che passando da idol a serie TV ovviamente ha un backlash fortissimo, uno shitstorm incredibile da parte dei fan e da parte del mondo cinematografico. Che non se lo aspettano, e perché c'è proprio questo cambiamento di mondo. Esatto. Il problema è che con questo cambiamento di mondo c'è anche un cambiamento della realtà. Esatto. E lo spettatore mette in dubbio ciò che sta vedendo, se è reale o no, e questo è un tema che affronta lui in ogni suo film, ma dal primo già si capisce che la realtà e il sogno, l'illusione si mischiano, e che alla fine lo spettatore non sa più distinguerli. Esatto. E infatti la cosa bella è che lei a un certo punto, appunto, diventa talmente fissata con la serie che pensa che quello che succede nella serie succede nella vita reale. Allo stesso tempo vede un suo doppelganger. Interessante vedere come lei entra in questo mondo oscuro in modo simile a Veluto Blu di Lynch. C'è sempre un mezzo di un oggetto. Lei si vede nello specchio e vede il suo riflesso di lei da idol, che è la sua figura candida, eterea, bellissima, che gli dice ma che cosa stai facendo? Esatto, perché in qualche modo si sporca, no? Perché lei viene sporcata dal sangue, perché una delle copertine più famose del film è lei totalmente insanguinata, e da quello che non è più la sua purezza, perché appunto lei come idol era vista come questa creatura vergine, angelica, questa sorta di Maria Maddalena, e invece si sporca perché nella serie fa un personaggio che invece viene violentato. Esatto, quindi un personaggio più adulto, più vicino al mondo adulto. È importante anche dire che Satoshi Kon deve essere riconosciuto per un fatto. Lui porta l'animazione, ma la sdogana un po' da quello che magari non è il primo, ma il cosiddetto contenuto per bambini, no? Nei suoi film vediamo per le prime volte, diciamo, un contenuto che non solo va oltre l'animazione, ma va oltre anche al target. Perché come con Perfect Blue, come dicevi appunto adesso tu, ci sono dei temi più seri, più adulti, e che quindi sono più alla portata di persone più grandi. Quindi ancora torna il fatto che l'animazione non è solo per bambini, ma spero che oramai questa cosa sia sdoganata. Già davvero da Otomo comunque l'hanno abbastanza sdoganata, poi c'è il periodo anni 80 anni 90 che con l'arrivo sia del cyberpunk che magari di figure, che ne so, già come anche Mamoru Oshii comincia un po' a entrare nell'industria.
si va un po' più nell'adulto. E infatti in realtà Perfect Blue all'inizio deve uscire come un video. Però sì, è talmente potente come film che decidono di farlo uscire al cinema e distrugge qualsiasi cosa al cinema. Sì, diciamo va è uno benissimo. degli esordi più, secondo me, importanti e Sì. forti di tutta la storia del cinema in generale. Sì, anche per me, anche per me. Anche perché poi è un thriller psicologico che lo fai vedere a una qualsiasi persona, ti devasta. Cioè, ovviamente non vi spoileriamo perché Perfect Blue secondo me è un film proprio da vedere. Cioè, vive di alcuni colpi di scena che sono difficili da arrivarci e poi vive del montaggio. Un'altra cosa che non abbiamo detto di Conn è fa un montaggio assurdo. Cioè, Conn è, penso, uno dei migliori montatori che ci sono stati a livello Sì. cinematografico. È bruttissimo detto così, ovviamente, però... Però è riconoscibile. È riconoscibile perché lui è Sì. il primo che ha capito che l'animazione mi consente di fare delle operazioni di montaggio che con film live action sono difficilissime da fare. Esatto, infatti è proprio questo il punto. Ragionare sulla realizzazione di un film con l'aggiunta dell'animazione, quindi l'animazione che permette di scavalcare quei limiti che con un film normale, quindi live action, è impossibile fare. Lui ha questa visione della realizzazione di un film con questa tecnica in più, quindi ha sempre un valore aggiunto, secondo me, quindi è importante dire questo. Passano anni e arriva Millennium Actress, che appunto è il film che in teoria dovrebbe essere in sala, spero quando esca questo video. Millennium Actress cambia totalmente tutto. Cioè, Cambia tutto. Allora, qui adesso dicevamo il discorso del montaggio e forse Millennium Actress è il film dove il montaggio ha quella sua particolarità ancora più forte Sì. rispetto agli altri film, perché poi soprattutto quando si va verso il finale si ha proprio un modo di montaggio, di come mettere le scene che fino ad ora non si era mai visto nelle sue opere o proprio nell'animazione in generale. È la storia di questa Chiyoko, ex attrice oramai anziana. Il film inizia proprio con lei che deve fare questa intervista e questi due intervistatori appunto vogliono sapere sempre di più sulla sua storia e con questo suo racconto ripercorriamo quelli che sono le sue scene più famose, i suoi momenti di vita più famosi, che però si mescolano per creare questo unico flusso che la porterà poi in un finale veramente assurdo. Anche perché poi quell'operazione che fa Conn intanto è rispetto a Perfect Blue è un film molto più intimo. Non Sì. che Perfect Blue non lo sia, perché Perfect Blue è un film molto intimo, ma questo è intimo nel senso scalda molto il cuore, perché effettivamente è come se fosse un documentario, è la storia di questa donna. Che parla anche molto di cinema. Parla del cinema giapponese, cioè Conn lì alla fine dei conti si diverte a dire questo è il cinema giapponese di quegli anni, il cinema che a me piace, Esatto. perché ti mette il cinema dei samurai, il cinema del dopoguerra, il cinema anche del preguerra se non ricordo Sì. male, e la vita di Chiyoko appunto che lei incontra un uomo di cui si innamora perdutamente, di cui non sa il nome, lo incontra per una notte soltanto, Esatto. e vedere come nei suoi film c'è un rimando comunque a questa storia d'amore, a lei che cresce in generale, e vedere come lei affronta la vita. Come dicevi tu anche prima, qui il montaggio è importantissimo perché Molto. si passa proprio da un film all'altro, da un momento all'altro, perché Conn utilizza moltissimo la tecnica del match cut. Non ve la so spiegare perfettamente, sicuramente adesso vi metterò il video da qualche parte. Sì. Per fare un esempio di match cut, sequenza importantissima di 2001 Odissea nello spazio, lancio dell'osso, e c'è Federico Fuoricampo che mi fa i segni, lancio dell'osso in aria, Kubrick riprende l'immagine, match cut, si vede l'astronave. Quello lo fa tantissimo Conn, ecco perché dicevamo, lui sfrutta il medium dell'animazione in modo tale da piegarlo proprio al suo volere. Perché non è scontato, solitamente lo vediamo anche negli anime di adesso, l'animazione tendenzialmente è campo contro campo, cambio scena. Conn invece no, ci lavora proprio, cioè come sembra quasi, mi azzardo a dire che sembra quasi in piano sequenza. Sì, a volte. assolutamente. Cioè non sembra neanche che c'è stato il cut. No. Ci sono proprio queste tecniche del cinema classico che lui porta nei suoi film, non solo come storie, come racconti, come personaggi, come inquadrature, ma proprio come tecnica, come per esempio questa di montaggio e proprio come dicevo all'inizio, per questa sua conoscenza del cinema a tutto campo che riporta nelle sue opere e si vede benissimo. Quindi anche per questo è per tutti ed è un cinema che, come dicevo prima, è ancora secondo me troppo poco conosciuto, perché il suo cinema è proprio una dimostrazione di un regista, animatore che sa fare il suo lavoro e sfrutta tutte le sue conoscenze mettendole in ogni suo film, con la tecnica dell'animazione che purtroppo viene sempre un po' disfrattata.